Ciao ragazzi, in questo tutorial iniziamo a rappresentare graficamente alcune parabole utilizzando le nozioni apprese nel tutorial precedente. Dopo alcune rappresentazioni impariamo a visualizzare alcune caratteristiche di una parabola ancora prima di disegnarla, solamente osservando la sua equazione. Rappresentiamo ora la nostra prima parabola. Si tratta della parabola di equazione y uguale 2x² meno 8x più 3. La tecnica che vi propongo è molto rapida e funziona ogni volta che il vertice non si trova sull'asse y, cioè ogni volta che è presente il termine di primo grado in x nel polinomio di secondo grado. Questa tecnica non va bene, se così si può dire, quando il polinomio qui a destra è puro in x². Vedremo poi come ci si comporta anche in questo caso. Iniziamo dunque, utilizzando le formule apprese nel tutorial precedente, a calcolare le coordinate del vertice della parabola. Annotiamo subito i valori di A, B e C, stando ben attenti ai segni, e calcoliamo l'ascissa del vertice, uguale a meno B fratto 2A. È dunque sufficiente cambiare di segno la B, che diventa più 8, e raddoppiare la A, che diventa più 4. Il rapporto vale 2. Dunque l'ascissa del vertice è uguale a 2. Per calcolare l'ordinata del vertice, io preferisco non utilizzare questa formula, poiché, siccome il vertice è un punto appartenente alla parabola, è sufficiente sostituire questo 2 al posto della x all'interno dell'equazione della parabola per trovare la y corrispondente, come abbiamo già fatto quando abbiamo dovuto rappresentare la retta. Qui in basso, come si può notare, ho sostituito il valore 2 al posto di ogni x presente nell'equazione. Svolgendo poi i calcoli, ho ottenuto per l'ordinata del vertice il valore meno 5. Il vertice della nostra parabola ha dunque coordinate più 2 meno 5. Possiamo inoltre affermare che la parabola interseca l'asse y nel punto P di coordinate 0, 3. Infatti, l'ascissa di un punto sull'asse y è sempre 0 e dunque, per ricavare le coordinate di P, è sufficiente sostituire x uguale a 0 nell'equazione della parabola e ricavare il corrispondente valore di y. In pratica, siccome per x uguale a 0 i primi due termini in x scompaiono, il punto di intersezione con l'asse y ha sempre ordinata uguale al c, che è il valore del termine noto presente nell'equazione. Pertanto, come già detto anche riguardo alla retta, il termine noto ci fornisce l'ordinata del punto di intersezione con l'asse y. Conoscendo le coordinate del vertice e di un punto appartenente alla parabola, possiamo ora rappresentarla graficamente. La prima cosa da fare è rappresentare il vertice di coordinate più 2 meno 5. A questo punto tracciamo l'asse di simmetria passante per il vertice. Rappresentiamo ora il punto P sull'asse y ed il suo simmetrico P' rispetto all'asse di simmetria in verde. Come si può notare, siccome il punto P è 2 quadretti a sinistra dell'asse di simmetria, il punto P' sarà 2 quadretti a destra rispetto all'asse di simmetria. Siamo ora in grado di rappresentare la parabola con vertice in V e passante per i punti P e P'. Riassumiamo ora brevemente tutta la procedura che ci ha permesso di rappresentare graficamente la parabola. Innanzitutto abbiamo calcolato l'ascissa del vertice utilizzando la formula x del vertice uguale a meno b fratto 2a e successivamente abbiamo sostituito la x del vertice nell'equazione della parabola, calcolando anche l'ordinata yv del vertice. Una volta trovate le coordinate del vertice, l'abbiamo rappresentato sul piano cartesiano. In seguito abbiamo rappresentato sull'asse y il punto di coordinate 0, c, dove c è il termine noto nell'equazione della parabola. Tracciando l'asse di simmetria, cioè la retta verticale passante per il vertice, abbiamo potuto anche rappresentare il punto P' simmetrico di P rispetto all'asse di simmetria. Ed infine, avendo il vertice e i due punti P e P', abbiamo potuto tracciare la parabola passante per questi tre punti. Rappresentiamo ora una seconda parabola.
La sua equazione è y uguale x quadrato meno 6x e come si può notare manca il termine noto, cioè il termine noto è uguale a 0. Abbiamo dunque a uguale a 1, b uguale a meno 6 e c uguale a 0. Come già detto, l'ascissa del vertice si calcola con la formula x uguale a meno b fratto 2a, cioè è sufficiente cambiare il segno della b e raddoppiare la a, ottenendo 6 mezzi, cioè 3. Sostituendo il 3 al posto della x nell'equazione della parabola e svolgendo qualche calcolo, troviamo la y corrispondente che è uguale a meno 9. Il vertice ha dunque coordinate più 3, meno 9. Inoltre, siccome abbiamo detto che la parabola interseca l'asse y nel punto di coordinate 0C e c è uguale a 0, sappiamo che la parabola passa per l'origine, cioè per il punto O di coordinate 0, 0. Per quanto detto, possiamo affermare che la parabola rappresentativa di un'equazione oppure di una disequazione spuria, cioè che manca del termine noto, passa sempre per l'origine del sistema di riferimento. Come ben sappiamo, infatti, un'equazione spuria ammette sempre due soluzioni reali, di cui una è uguale a 0. Ora abbiamo tutte le informazioni che ci servono per rappresentare la parabola. La procedura è identica a quella già vista in precedenza, dunque è sufficiente rappresentare il vertice di coordinate 3, meno 9, l'asse di simmetria, cioè la retta verticale passante per il vertice, il punto O di coordinate 0, 0, cioè l'origine, e il punto O' simmetrico di O rispetto all'asse di simmetria in verde. Come si può notare, siccome il punto O è 3 quadretti a sinistra dell'asse di simmetria, il punto O' sarà 3 quadretti a destra rispetto all'asse di simmetria. Ricordando che il vertice è V, congiungendo i tre punti e prolungando, otteniamo la rappresentazione grafica della parabola di equazione y uguale a x quadrato meno 6x. Per fare un po' di pratica, ti invito a svolgere qualche esercizio. Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni. La prima parabola ha il vertice nel punto V di coordinate più 1 più 8 e passa per il punto P di coordinate 0, 5 e questa è la sua rappresentazione grafica. La seconda parabola ha il vertice nel punto V di coordinate più 2 più 3 e interseca l'asse Y nel punto P di coordinate 0, 1 e questa è la sua rappresentazione grafica. La terza parabola ha il vertice nel punto V di coordinate più 2 meno 1 e interseca l'asse Y nel punto P di coordinate 0 più 3 e questa è la sua rappresentazione grafica. Ed infine l'ultima parabola ha il vertice nel punto V di coordinate meno 6 meno 9 e passa per l'origine, cioè per il punto P di coordinate 0, 0 e questa è la sua rappresentazione grafica. Vediamo ora come si rappresenta graficamente una parabola nella cui equazione manca il termine di primo grado in x. La parabola ha equazione y uguale 3x quadrato meno 7. Annotiamo subito il valore dei tre coefficienti a, b e c e notiamo che il valore di b è 0. Dunque l'ascissa del vertice è 0 e il vertice si trova sull'asse y. La sua ordinata si calcola sostituendo lo 0 al posto della x nell'equazione della parabola. Otteniamo così il punto di coordinate 0, meno 7. Siccome l'ascissa del vertice è uguale a 0, non possiamo più sostituire x uguale a 0 per determinare le coordinate di un qualsiasi punto della parabola, ma dobbiamo determinare le coordinate di un punto vicino al vertice. Prendiamo ad esempio il punto P di ascissa 1. Questo valore può essere scelto ad arbitrio, ma vi consiglio di prendere un punto molto vicino al vertice, ad esempio distante 1 o 2 quadretti in orizzontale, altrimenti la sostituzione nell'equazione produrrebbe risultati molto elevati e quindi non rappresentabili graficamente. Sostituiamo dunque x con p uguale a 1 nell'equazione della parabola e otteniamo dopo alcuni calcoli yp uguale a meno 4. Dunque le coordinate del punto P sono 1, meno 4. Ora abbiamo tutti gli elementi per poter rappresentare la parabola. Rappresentiamo dunque il vertice di coordinate 0, meno 7
sull'asse y, il punto P di coordinate più 1 meno 4 ed il suo simmetrico rispetto all'asse y e disegniamo la parabola. Da questo esempio abbiamo appreso che la parabola rappresentativa di un'equazione oppure di una disequazione pura ha il vertice sull'asse y ed è simmetrica rispetto a tale asse. Sappiamo benissimo infatti che le soluzioni di un'equazione pura sono due numeri opposti ed i due numeri sono le ascisse dei due punti in cui la parabola interseca l'asse x. Come si può notare, sono numeri esattamente opposti. Nel nostro esempio i due numeri sono più radice di 7 terzi e meno radice di 7 terzi. Prima di concludere, facciamo alcune osservazioni sui tre coefficienti a, b e c che compaiono nell'equazione della parabola. Da questi primi esempi è emerso che i tre coefficienti a, b e c influiscono sulla forma e sulla posizione di una parabola. In particolare, il coefficiente del termine di secondo grado, a, ci dà informazioni sulla concavità della parabola. Se A è positivo, la parabola ha la concavità verso l'alto, cioè sorride, mentre se A è negativo, la parabola volge la concavità verso il basso, cioè faccina triste. Il coefficiente del termine di primo grado, b, se è diverso da 0, ci dice che la parabola non ha il vertice sull'asse y, cioè se è presente il termine di primo grado in x, la parabola non è simmetrica rispetto all'asse y, come mostrato qui nella rappresentazione in verde. Se invece b è uguale a 0, cioè se manca il termine di primo grado in x, la parabola ha il vertice sull'asse y ed è simmetrica rispetto all'asse y, come mostrato qui nell'esempio in rosso. Infine, come abbiamo visto in tutti gli esempi, il termine noto C ci fornisce l'ordinata del punto di intersezione con l'asse y, come mostrato qui in verde. Se C è uguale a 0, la parabola passa per l'origine. Per ora abbiamo concluso. Nel prossimo tutorial vedremo una rappresentazione grafica più accurata della parabola. Rappresenteremo infatti anche il suo fuoco, il suo vertice, la direttrice e l'asse di simmetria. Questo ci permetterà di approfondire le nostre conoscenze sul significato dei parametri A, B e C e soprattutto di capire come influisce il valore del discriminante di una parabola sul suo posizionamento grafico. Vi aspetto! Ciao!